Un saluto da Heavy Metal Eleven. Oggi analizziamo un'altra dose di Daddy's Rock, non originale ma ben fatta da una nostra vecchia conoscenza. Raccontavamo anche in una vecchia recensione, c'è chi definisce Daddy's Rock una branca, spesso di carattere hard, che si ispira molto a quello che il genere è stato negli anni 70 e 80. Spesso questo termine presenta anche una connotazione negativa, peraltro non del tutto immeritata. È vero che chi oggi abbraccia queste sonorità spesso lo fa in maniera sterile, una pallida copia del passato. Ma non sempre è così. Come dicevamo nella stessa recensione, c'è anche chi riesce a farlo in maniera ispirata, come per quanto riguardava il disco in questione allora, Truth or Dare, esordio solista di Johnny O'Neill. Di questo musicista di Minneapolis, famoso per aver fatto parte dei Dare Force hard rock band di culto negli anni 80, all'epoca della vecchia webzine avevamo apprezzato la musica, poco originale ma di grande intrattenimento. E anche per questo che abbiamo accolto con piacere la possibilità di recensire anche Brand New Day, secondo Full Length, che conferma tutto il buono sentito dell'esordio e riesce perfino a spingersi oltre. Già a livello stilistico c'è stato un cambiamento, seppur piccolo. Rispetto al predecessore, questo seguito va oltre per varietà di influenze. Sempre di hard rock classico parliamo, ma stavolta il musicista americano ha aumentato ancora il suo lato rock classico e blues per un connubio che guarda con forza agli anni 70, ma senza disdegnare qualche influsso del genere della decade successiva e qualche indurimento, a volte fino al metal. L'unica cosa che manca? Un qualsiasi riferimento a musica uscita dopo il 1989. Se in Truth or Dare questo era un problema solo a tratti, in Brand New Day lo è ancora meno. Stavolta Johnny O'Neill ha studiato ancora meglio la propria musica, con ispirazione e la giusta cura per i dettagli. Ne risulta un lavoro meno ondivago del precedente, con più sostanza e meno momenti morti. Di questi ultimi, è vero, ce n'è ancora qualcuno, ma roba di poco conto. Per il resto, il disco riesce a intrattenere nella giusta maniera, e in diversi casi fa anche di più. Un altro punto di forza di Brand New Day rispetto al disco precedente è la maggior presenza di hit. All'interno della scaletta brillano per esempio la title track, divisa tra influenze AC/DC e rinforzi più duri. Oppure c'è It's So Hard to Say Goodbye, convincente ballad tra anni 80 e un tocco southern, molto classica ma non stucchevole né troppo derivativa, come non lo è In Search Of, malinconica e con una forte impronta blues. Degna di nota anche la versione di Don't Believe a Word dei Thin Lizzy, non rifatta da Johnny O'Neill in copia carbone come succede a volte, ma potenziata e resa più energica in maniera godibile. I due picchi più splendenti di Brand New Day sono tuttavia When Jamie Moved to Town e Tell Me Your Story. La prima è un hard blues polveroso, non potentissimo ma catchy e divertente all'estremo, per poi diventare sensuale nelle frazioni strumentali di centro e nel finale. La seconda impressiona ancora di più. Suite lunga, quasi 8 minuti, posta in chiusura, ha un'anima prog rock, specie nella parte principale, ricercata e lieve, per poi trasformarsi in un pezzo duro e potente a tratti, due essenze che convivono molto bene. Certo, è anche vero che nel disco, a parte questi ultimi due, non ci sono canzoni che fanno urlare al capolavoro, ma è un problema relativo, come lo è la citata presenza di qualche pezzo meno bello. Al di là delle piccole sbavature, Brand New Day è un album divertente e valido che può fare la felicità di chi ama l'hard, il blues e il rock classico. Il nostro consiglio? Non sottovalutare Johnny O'Neill solo perché suona qualcosa che tanti altri non riescono a rendere interessante come lui. Voto di Heavy Metal Eleven 81 sul massimo di 100. Questa nostra settimana è finita, stavolta davvero. Se ti abbiamo incuriosito sul musicista americano, dicelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere. Puoi inoltre iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non perdere neanche uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!